Ciao a tutti, io sono Mirko e vi do il benvenuto in questa serie di video dedicati al simulatore di volo Liftoff. Oggi andremo a fare una panoramica sul software. All'avvio Liftoff si presenta con questa serie di menu qui sulla sinistra, dove possiamo scegliere tra single player, multiplayer, le opzioni, la community oppure uscire. Per quanto riguarda il single player abbiamo il tutorial dove impareremo le basi di volo, il volo libero dove potremo volare freestyle senza regole e senza stress, gara dove ci saranno le gate e quindi ci sarà un percorso e dovremo realizzare il tempo migliore, workbench che ci dà la possibilità di personare il nostro quad e track builder che ci dà la possibilità di creare un tracciato. Per quanto riguarda il multiplayer abbiamo la lobby dove saranno presenti le partite avviabili in multiplayer, leaderboards che sono le classifiche e Liftoff Pro League. Nelle opzioni potremo configurare il gioco, la grafica in base alle prestazioni del nostro computer, l'audio e i controlli. Per quanto riguarda i controlli potremo scegliere tra un pad della PlayStation o dell'Xbox oppure potremo configurare la nostra radio come le Taranis o le FrSky o le Spectrum. Possiamo scegliere anche di usare la tastiera, ma è sconsigliato. In community abbiamo il blog degli sviluppatori dove vengono postate tutte le notizie riguardo a Liftoff, discussioni dove ci sono le discussioni di Steam, guide sono le guide sempre di Steam e il workshop dove si possono trovare piste o altre creazioni della community. Poi abbiamo il link di Facebook e quello di Twitter. Per quanto riguarda il single player è molto interessante, oltre il volo libero e la gara, il workbench che ci dà la possibilità di personare il nostro quad. Diamo adesso uno sguardo veloce. Una volta caricato il workbench potremo personalizzare tutta una serie di parti come il frame, le batterie, i motori, le eliche, la telecamera, l'action camera, l'antenna o un ricevitore. Per quanto riguarda la scelta del frame, la selezione è veramente ampia e abbiamo a disposizione tantissimi modelli. Le batterie lo stesso abbiamo una buona scelta, abbiamo delle 6S, delle 3S, possiamo scegliere insomma un po' di roba. I motori lo stesso abbiamo una buona selezione, tra i quali in questa versione possiamo notare che ci sono gli hypertrain della Rotor Riot. Su eliche invece abbiamo una vastissima scelta, possiamo scegliere eliche da 2, 3 o 4 pale, possiamo scegliere tra le 60, le 40 o le 50. Oltre il tipo di elica, adesso prendiamo un'elica a 2 pale, possiamo anche decidere il colore, sia della singola elica sia di tutte le eliche. Edit parts, questa la facciamo viola. Una volta che troviamo una combinazione soddisfacente andiamo su Save. Qui abbiamo la telecamera dove possiamo scegliere tra queste proposte. Qui possiamo scegliere se montare un'action camera come la classica GoPro oppure una Session o anche la Mobius e infine possiamo personalizzare l'antenna. La scelta è abbastanza ampia, ci sono le classiche Spironet, RHCP, LHCP oppure queste più piccole. Una volta che il nostro quad è stato personalizzato andiamo su Save e quindi Exit. Il workbench è una feature interessante anche se comunque si tratta per lo più di modifiche estetiche. Quello che secondo me è veramente interessante è il track builder, perché comunque dà la possibilità di creare dei tracciati e rende il gioco molto più longevo ed espandibile. Per chi può essere consigliato un simulatore di volo? Sinceramente penso che possa essere consigliato prima di tutto a chi non ha la possibilità di provare lobby di persona, quindi vuole farsi un'idea su come può essere questo mondo e se effettivamente gli piaccia o meno. Il simulatore è consigliato anche per i principianti per fare in modo che comunque riescano a capire un po' le meccaniche di volo, soprattutto in acro, evitando quindi di fare danni col proprio quad causa inesperienza.
Il simulatore secondo me è consigliato anche agli utenti di livello medio o avanzato per provare dei nuovi trick, per esempio i trick più difficili come l'inverted yaw spin. Quando uno li vuole provare è meglio farsi una prima idea sul simulatore dei movimenti da fare per poi provarli sulla realtà. I comandi di liftoff rispondono molto bene e si ha la sensazione di pilotare un drone FPV. Se poi avete la possibilità di collegare la vostra radio e i vostri occhiali, allora l'esperienza di volo è davvero realistica. Il programma è in continuo aggiornamento e gli sviluppatori rilasciano nuovi contenuti con cadenza regolare. La possibilità di scaricare nuovi tracciati dallo Steam Workshop ne aumenta di molto la longevità. In conclusione, Liftoff si presenta come uno dei migliori simulatori su PC. Lo trovate su Steam, il link è in descrizione. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace.